Fedez la rima su Sinner che accende la polemica, le scuse del cantante. A volte basta una sola frase per innescare una tempesta. È quello che è successo a Fedez, protagonista di una vicenda che ha fatto discutere non solo il mondo della musica, ma anche la politica e la società civile. Tutto è nato da una strofa della sua nuova canzone, ancora inedita, in cui cita Yannick Sinner. L'italiano ha un nuovo idolo, si chiama Yannick Sinner, puro sangue italiano con l'accento di Hitler. Nelle intenzioni del rapper milanese l'accostamento aveva un fine provocatorio. Doveva essere un paradosso, sottolineare l'assurdità dei pregiudizi su chi viene percepito come più o meno italiano a seconda dell'aspetto o della lingua. Sinner, campione nato in Alto Adige e cresciuto in un contesto bilingue, rappresentava perfettamente questo spunto. Ma l'uso di termini come puro sangue e il richiamo a Hitler hanno avuto un effetto opposto a quello immaginato dall'autore. In poche ore quella rima è stata bollata come offensiva, inopportuna, una caduta di stile che evocava pagine oscure della storia europea. La reazione è stata immediata e trasversale, non solo sui social, dove la polemica è esplosa con migliaia di commenti indignati, ma anche nelle istituzioni. A Bolzano, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giuseppe Martucci ha depositato un esposto in procura ipotizzando il reato di istigazione all'odio razziale. La Südtiroler Volkspartei, storico partito di riferimento della minoranza di lingua tedesca, ha parlato di una frase di rara stupidità che offenderebbe non solo Sinner ma l'intera comunità altoatesina. Critiche sono piovute anche da altri esponenti politici e culturali, a testimonianza di quanto il tema fosse sensibile. Travolto dalle polemiche, Fedez ha scelto di affrontare il caso di petto. Non ha scritto un comunicato né un post sui social, ma ha preso la parola durante il suo concerto al Forum di Assago. Davanti a migliaia di spettatori, con tono serio e meno ironico del solito, ha ammesso l'errore. Ha spiegato che l'idea era quella di costruire un paradosso per riflettere sull'identità nazionale. Sì, ma che il risultato è stato uscito malissimo. Se un paradosso non viene capito, la responsabilità è solo mia, ha detto, rivolgendosi poi direttamente a Sinner con parole di scuse. Il pubblico ha applaudito, segno che almeno una parte dei fan ha apprezzato la scelta di metterci la faccia, senza sottrarsi al confronto. Al di là della vicenda personale, l'episodio solleva questioni più ampie. Da sempre l'arte gioca con la provocazione, spingendosi a volte oltre i limiti per stimolare riflessioni. Ma ci sono simboli che restano troppo carichi di significato per poter essere usati con leggerezza. Hitler, il nazismo, il concetto di puro sangue appartengono a un bagaglio di memoria dolorosa, che difficilmente può essere piegato a fini ironici senza rischiare fraintendimenti o offese. Inoltre, in un paese come l'Italia, in cui le questioni identitarie sono ancora vive, soprattutto in territori complessi come l'Alto Adige, l'accostamento ha toccato un nervo particolarmente scoperto. Ora la parola passa alla Procura di Bolzano, che dovrà valutare l'esposto e decidere se ci siano i presupposti per un'indagine. Intanto il dibattito resta acceso. Da una parte c'è chi difende Fedez, riconoscendo nelle sue parole un tentativo maldestro ma non malizioso, e apprezzando la prontezza con cui ha chiesto scusa. Dall'altra, chi ritiene che certi limiti non possano essere superati e che l'ironia non possa mai giustificare il richiamo a simboli di odio e discriminazione. Quello che resta è l'immagine di un artista che ha tentato di provocare e si è trovato prigioniero della sua stessa provocazione. Le scuse pubbliche hanno in parte attenuato la polemica, ma la ferita resta aperta. È una lezione che probabilmente accompagnerà a lungo Fedez. Con milioni di ascoltatori e un microfono sempre acceso, ogni parola pesa più di quanto si possa immaginare.